Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo una focaccia con pomodorini profumatissima, leggera, croccante, alveolata, ottima da proporre per una cena veloce oppure per una merenda. È un impasto semplicissimo, si prepara in poco tempo, praticamente in pasti dopo pranzo, e per cena hai già pronta questa meravigliosa focaccia. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Per prima cosa metto 6 g di lievito fresco all'interno del contenitore. Se usi il lievito secco ne basteranno 2 g. Aggiungo un cucchiaino di miele e sciolgo il lievito. Verso 325 g di acqua a temperatura ambiente e aggiungo la farina zero. Io sto usando una farina con 12 g di proteine. Le proteine sono la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Prima di iniziare ad impastare aggiungo 15 g di sale. Poi impasto con la frusta danese oppure con una forchetta. Ho impastato brevemente, adesso aggiungo 20 g di olio extravergine di oliva. Impasto con le mani giusto il tempo di far assorbire l'olio all'impasto. Nel giro di 2 minuti l'impasto è pronto, lo copro con un coperchio e lo lascio rilassare per 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, guarda l'impasto come già elastico. Prendo dei lembi di impasto e li porto nella parte opposta. Faccio questa cosa per tutta la circonferenza dell'impasto, fin quando non diventerà tenace. Ed eccolo pronto per la lievitazione. È un impasto che si prepara in un attimo. Lo sistemo all'interno di un contenitore, lo copro col coperchio e aspetto che raddoppi perlomeno di volume. Il raddoppio avverrà nel giro di 2-3 ore, dipende molto dalla temperatura ambiente di casa tua. Ed ecco l'impasto giunto a lievitazione. A questo punto lo trasferisco all'interno di una teglia unta con dell'olio extravergine di oliva. Scegli tu le dimensioni della teglia, se vuoi una focaccia più alta oppure più sottile. Se la vuoi più sottile andrai a scegliere una teglia più grande. Ungo la teglia con dell'olio extravergine di oliva e ci capovolgo l'impasto. Lo chiudo sui bordi e poi lo capovolgo. Lo allargo con i polpastrelli delle dita. Quando noti che l'impasto fa resistenza, lo lasci rilassare per 10 minuti e poi riprendi a stenderlo sulla teglia. Sulla focaccia metterò dei bei pomodorini maturi, quindi li ho ben lavati, adesso li taglio a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro. Li dispongo su tutta la focaccia. Premo col polpastrelli delle dita così esce un po' di succo di pomodoro. Metto abbondante origano, vado a salare, poi ci metto olio extravergine d'oliva come se piovesse. Lascio lievitare fino al raddoppio del volume, impiegherà circa 40 minuti, un'ora. Posso infornare. Forno già caldo statico a 250 gradi. Metto a cuocere la focaccia nel primo livello del forno partendo dal basso per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti sposto la focaccia sul livello superiore, il terzo partendo dal basso.
e la faccio dorare per altri 5 minuti. Quindi cuocio la focaccia per un totale di 20 minuti. Come ti dico sempre, la cottura dipende anche dal tuo forno e dai tuoi gusti personali, se la vuoi più o meno dorata. Io ti do delle indicazioni in base alla cottura del mio forno e ai miei gusti personali. Ed ecco questa bontà dopo 20 minuti di cottura. La sistemo su una griglia e la lascio leggermente intiepidire perché adesso è bollente. E tu guarda che meraviglia, è croccantissima, perfettamente cotta anche nella parte inferiore. Ed ecco la focaccia in tutto il suo splendore. Un profumo fantastico. A me piace particolarmente dorata, ma se la vuoi meno cotta puoi diminuire di 5 minuti il tempo di cottura. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima ricetta! Adesso l'immancabile prova assaggio. Troppo buona, poi io amo particolarmente il pomodoro sulla focaccia, con l'origano, il basilico, questi profumi mediterranei. Ciao e alla prossima ricetta!